porte casune con un stemma a rete, una cuppolella che vi si era alzata, passa scampagnando pattuleta. Allora ragazzi, che dite riusciremo a parlare per la prossima mezz'ora? Vedrai Bianca, ti sciacqueremo. Noi sappiamo quando essere seri. Ragazzi? Ma io conoscendovi, non essere troppo sicuro. Se ho capito bene dobbiamo fare finta di essere a scuola. Hai capito benissimo, comunque noi ci proviamo. Poi se non funziona possiamo mandare tutto. Nessuno ci obbliga, giusto? Allora, come avevamo già deciso, il tema di oggi è cosa significa per noi l'amicizia e se è possibile l'amicizia con i genitori. Ci avete rifletto un po' su? Per me l'amicizia è molto importante. Come potrei vivere senza dei castini come voi? A parte gli scherzi. Io, quando con voi, mi sento bene, mi sento più sicuro. Sarà perché fondamentalmente sono un po' insicuro. Mi piace contare su qualcuno quando ne ho bisogno. Però non tutti quelli che dicono di essere tuoi amici sono amici veri. Gli amici veri sono molto rari. Conoscete il proverbio? Chi trova un amico trova un tesoro. Sì, persino gli amici veri sono preziosi. Se non avessi gli amici, non so con chi potrei parlare i miei problemi. Certamente non con i miei. Se sono abbastanza giovani, con loro proprio non riesco ad aprirmi. Neanche quando ho provato hanno cominciato con delle prediche che non finivano mai. Le ho imparate a memoria le parole di mia madre. Io quando avevo la tua età, Buddha, ascolta me, che ho qualche capello grigio. Non si mette mai niente. Ah sì, anche tuo padre viene fuori con la storia dei capelli bianchi, della saggezza, dell'età, eccetera, eccetera. Ma allora è una malattia. Quando parlano così ti fanno sentire un bambino. La scusa è che ti vogliono evitare di fare gli errori. Ma sbagliando si impara, no? Qualche volta rompersi la testa ti fa crescere e maturare più di 1000 prediche. A casa mia spesso litighiamo per banalità. L'altra sera, tanto per fare un esempio, mia madre ha piantato un grana solo perché dovevano venire degli amici a cena ed io avevo messo questi jeans bucciati. Urlava perché un figlio così trasgressivo. Che consolazione! Non mi dici niente di nuovo. I miei genitori sono ossessionati dalle apparenze. Ma io, più mi dicono che non mi devo vestire in un certo modo, più lo faccio. Ma non mi possono mettere la camicia di forza, figuratevi se parlano con loro. Cercano il dialogo con me, ma lo fanno nel modo sbagliato. Pensavo che tuo padre fosse più democratico. Non dico che non è democratico, sarei ingiusto. Ogni tanto mi prende da parte e mi dice parliamo uomo a uomo. A me viene da ridere perché lo trovo un po' buffo quando si sforza di trovare le parole giuste. È chiaro che fa di tutto per guadagnare la mia amicizia. E allora comincia con la storia che io mi dovrei aprire con lui, che lui mi può capire, perché anche lui è stato ragazzo, che attraverso mi rivede quel periodo della sua vita, che gli sembra di ritornare giovane, bla bla bla. In generale i padri sono più calmi, anche perché, diciamo la verità, non trascorrono molto tempo con noi. Per le mamme è diverso. Sono loro che si accollano la responsabilità maggiore del figlio. Mia madre non fa altro che cucinare, lavorare, fare la spesa, stirare, pulire la casa, portare i miei 3 fratellini alle lezioni di piano, agli allenamenti vari, controllare i compiti. Non si ferma mai. Ah, Persio è così magra, la tua mamma.
Ci pensate voi figli a tenerla in forma? Ragazzi, che dite facciamo una piccola pausa? Dai, ricominciamo tra mezz'ora. In garage c'è il tavolo da ping pong. Vediamo Avevo prima partita. chi è il più bravo. Come da porta picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you, papà l'americano. Non voglio più giocare con te. Lorenzo, hai una fortuna sfacciata. Vinci sempre tu. Ma che fortuna è fortuna. E colpa mia se non giocare per niente. Se propongo una frana. Se vuoi lanciare a pallina a sinistra, la mandi complimenti a destra, Se tu sei un amico, chi ha bisogno di amici? E meno male che stiamo dicendo tutte queste belle cose sull'amicizia. Allora, torniamo a noi. Giulia, prima della pausa volevi dire qualcosa, vero? Forse dici tutto. Stiamo tutti orecchi. No, niente. Che direbbe? Mi sento una specie mosca bianca. E perché? Cosa ti fa pensare di essere una mosca bianca? State tutti dicendo che non parlate con i vostri. Io invecchiai tantissimo sia con mio padre che con mia madre. Con mio padre, ovviamente, non parlo di tutto. Beh, certamente non gli parlato di cose troppo intime personali. Con mia madre invecchia. Credimi, quando siamo insieme non smetteremo. Mia di parlare è la mia miglior amica. So che le posso fidarmi al 100% perché quando ho bisogno di un consiglio, mio rifugio a lei, sapete, un po' di anni fa mi sono presta uno di quelle fragmente che non dicamente per la vita. Addirittura, cosa può essere successo di così grave? Una ragazza che conoscete anche voi, ma di cui non vi dico il nome, ma ha dato una bullata alle spalle. Ehi, che pallone! E che t'ha fatto di così cattivo? Ve lo ricordate Max? Max è bruno, ha occhi verdi, ha finito a scuola l'anno scorso? È come se me lo ricordo, che figo. Tutte le ragazze cascavano ai suoi piedi come mele mature. Capelli neri, occhi grigio veri. Tipo Tom Cruise, tanto per dare un'idea. Beh, mi vergogno di dirlo, ma anche io avevo perso la testa. Mi ero presa una cotta per lui tremenda. Mi sono confidata a quella ragazza che io consideravo un'amica. E le introvate cosa ha fatto? Beh, è andata a Degarro. Bella amica, eh? Quando mi ricordo questa storia mi prende nervoso. Ero così imbarazzata quando introvo Max che diventando tutta rossa. Volevo sprofondare, ecco perché sono diventata così dipendente. Scusa, io capisco la tua delusione, ma non puoi generalizzare solo per una stupida come quella. Hai ragione, ma ci vuole tempo per guarire da un colpo del genere. Io mai potrei tradire la fiducia di un amico. Mi sentirei un verme. Non mi vorrei guardare allo specchio il giorno dopo. Si va coraggio e beh, tra noi
Se litighiamo di tutti i colori, spesso litighiamo persino, però siamo sempre molto sinceri e diciamo esattamente quello che pensiamo. Questa è la cosa bella dell'amicizia. Con gli amici possiamo essere quello che veramente siamo, essere noi stessi. Non dobbiamo nascondere dietro una maschera. Io in Italia ho lasciato le mie amiche del cuore. Separarmi da loro è stato molto difficile. Infatti, mi mancano moltissimo. Ci conosciamo fin dai tempi dell'asilo. Ho qui il bigliettino che mi hanno dato il giorno prima di partire. Ve lo leggo. Ascoltare. Arrivederci, Bianca. Cara amica, la distanza non sarà mai una barriera. La nostra amicizia è così solida da superare i oshin e i contenti. 20.000 ci separiamo, ma chi se ne importa, saremo sempre insieme con il cuore e con l'amate. Ti vogliamo un casino di baie ora presto. Ci scambiamo email tutti i giorni. Bianca, eccoti un fazzolettina. Ti sei emozionata. Scusatemi, sono proprio una scema. Non c'è niente di male a piangere. A volte fa bene. Ma qui ci siamo noi. Non ti basta la nostra amicizia? Lo so che sono molto fortunata. Da quando ho conosciuto voi non mi sento più tanto sola. Dici una cosa, Bianca. Te che amici italiane sono carne come te? Lorenzo, io sapevo che dovrei venire fuori con una cretinata. Sei il solito buffone. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Lo conosci questo proverbio? Bene, ti sta a pennello. Mamma mia, dicevo così per drammazione. Le mie amiche sono bellissime, molto più belle di me. Deverò solo delle Miss Mondo allora.